Chi è uscito dalla civiltà rimane per sempre un viandante. Siamo arrivati agli ultimi 2 brani musicali di questo album, Earth. È la conclusione di queste istruzioni su come fare per uscire dalla civiltà e anche su come fare per non ritornarci più dentro, per non farsi più rendere schiavi né da altre civiltà né dalla stessa da cui siamo riusciti ad uscire. Il primo di questi 2 brani, il penultimo dell'album, si intitola Towards the Invisible, verso l'invisibile. È un brano un po' malinconico, ma che ha una nota molto ottimistica. L'ottimismo è nel fatto che i 2 strumenti, il sassofono e il pianoforte, il sassofono è lo strumento di Simone Ficicchia, il pianoforte è il mio strumento, quello che ho sempre suonato, restano soli e pur essendo diversi trovano una via comune che porta verso l'invisibile. È una via quasi silenziosa, una via molto intima. C'è in questo brano un'unità segreta. Io penso che tutte le menti, tutte le coscienze di coloro che sono riusciti ad uscire dalla civiltà, in qualche modo si parlino anche a distanza, anche se non ne sono perfettamente consapevoli. E se si ha la libertà di uscire dalla schiavitù dell'eresia, ci si accorge che si può essere liberi in tanti modi diversi. Cos'è la schiavitù dell'eresia? È l'idea che ci sia una sola verità, una sola via. La mappa dell'albero della vita, che è il fil rouge, è il filo conduttore di tutte queste istruzioni per uscire dalla civiltà, è fatta di moltissime vie. C'è un libro molto antico del I secolo d.C. che è il Sefer Yetzirah, che parla proprio delle vie dell'albero della vita. In quel libro si dice che le vie sono 32, ma il significato è che le vie sono innumerabili, infinite. Sono vie che conducono verso l'invisibile. È come se fossero le energie che permettono all'universo di rinnovarsi. E questa forse non è solo una metafora, ma è proprio così. Sono le energie che permettono all'universo di rinnovarsi. E per rinnovarsi l'universo deve andare verso l'invisibile. Potremmo dire che questo brano, il penultimo dell'album, è quasi come un momento di preghiera, di stupore, un momento di attenzione verso tutto quello che è successo, tutta la trasformazione che è avvenuta in tutto questo percorso. I 2 elementi musicali, quello del pianoforte e quello del sassofono, naturalmente non sono nuovi, non nascono improvvisamente in questo pezzo di musica, ma sono già stati esposti in precedenza all'interno dell'album. In particolare, alla fine di Seeing Babel from a Starship compare improvvisamente un elemento musicale che è questo, che se lo ascoltate bene, ve lo faccio risentire un'altra volta. È lo stesso elemento su cui è costruita tutta la parte del pianoforte, del piano Rhodes, in questo brano verso l'invisibile, Towards the Invisible. Il sassofono riprende lo stesso tema di Subversive Dimensions, ne avevamo parlato in un video precedente, che tra l'altro è lo stesso tema di Hills, Pets and Animals, e l'aspetto armonico di questo tema è la struttura che va a generare Just a Little Bit of Glue. E quindi questo brano
è per così dire il compendio di tutto il percorso. Un compendio che però è fatto da due singoli, il sassofono e il pianoforte. Non è un compendio corale. L'uscita dalla civiltà non è qualcosa che si fa tutti insieme, è qualcosa che si fa da soli, completamente da soli. Certo, sono stato ottimista in questo pezzo, lo strumento non è uno strumento solista, ma sono due. L'atmosfera del pezzo non è propriamente luminosa, ma giudicate voi se è adatta a questo momento di presa di coscienza di tutto il percorso che è stato fatto. Naturalmente questo non è solo un riassunto, ma è un andare ancora oltre. Chi esce dalla civiltà non può mai fermarsi. E allora l'ultimo pezzo dell'album, Here Wandering, già nel titolo, cioè in italiano sarebbe Qui vagando, che è una contraddizione, cioè se tu sei qui fermo in un posto non stai vagando e viceversa. E in questo ultimo brano viene proposta un'ulteriore evoluzione, un'apertura, perché il processo di uscita dalla civiltà, che è anche il processo di rinnovamento dell'universo, non ha mai termine. Non ci si può mai fermare qui, ma si rimane dei viandanti. Eppure anche nell'essere viandanti si è in un qui molto determinato, specifico, non è una fuga continua fuori da qualche parte. Chi esce dalla civiltà impara a stare sul confine, a metà strada, né da una parte né dall'altra, né nel mondo visibile né in quello invisibile. È in tutte e due e continua a muoversi e quindi diventa sfuggente. E mi sono quindi immaginato questo semplice tema per sassofono accompagnato, un tema un po' jazzy anche nell'atmosfera, che viene semplicemente ripetuto 2 volte. Non sentivo di dover aggiungere altro. Sul finale della prima esposizione del tema e sul finale della seconda c'è anche un gioco sull'ambiguità armonica, c'è un passaggio repentino tra un accordo maggiore e un accordo minore, che tra l'altro è anche un segreto omaggio ad un pezzo di Paolo Conte alla fine di Nord. Di Paolo Conte c'è proprio questo stesso passaggio armonico. È un dettaglio piccolissimo, ma per me è un omaggio a Paolo Conte, che è un grande maestro della fuga, non della fuga musicale, quella di Bach, ma proprio della fuga dalla civiltà. C'è anche una sua canzone famosa che si intitola Fuga all'inglese. Per costruire un qui devi restare in movimento. È quello che fa Mosè, che si rifiuta di entrare nella terra promessa. Il suo racconto, il racconto della sua vita nella Bibbia termina sospeso. Non si dice che muore, si dice che nessuno sa dove sia la sua sepoltura. Resta indeterminato il destino di Mosè e così resta indeterminato, sempre imprevedibile, sempre aperto al futuro, il destino di chi è riuscito ad uscire dalla civiltà, che quindi non è più un destino, è semplicemente un futuro, un'apertura. Mosè, quando incontra il suo Dio, gli chiede come si chiama e lui gli risponde: il mio nome è Io sarò quello che sarò. Normalmente viene tradotto in maniera proprio errata nelle traduzioni più diffuse della Bibbia, perché viene tradotto in italiano come io sono colui che è. Ma è proprio un errore di traduzione banale, di grammatica base, perché il nome del Dio di Mosè è io sarò quello che sarò. Cioè, oggi sono qui, ma sono sempre vagante, sono sempre in continua trasformazione. Tutto questo brano, Here Wandering, è giocato su delle trasformazioni armoniche, su delle ambiguità. Tutto il significato di questo brano è nascosto in piccoli dettagli della musica, perché chi è uscito dalla civiltà da fuori non è che mette fuori i manifesti, non mette fuori le bandiere, non fa dichiarazioni pubbliche,
tutto questo percorso di uscita dalla civiltà è per te, è molto privato, silenzioso. Non andarlo a raccontare troppo in giro perché ti prendono un po' per matto. Chi vuole scoprire perché sei cambiato, perché sei cambiata, ti sei trasformata o trasformato, dovrà fare il tuo stesso percorso. Può capitare che qualcuno rimanga indietro, sì, può capitare. È un po' triste, ma è una tristezza che in 5 minuti passa. Così come Mosè non entra nella terra promessa e rimane solo, in questo pezzo è il sax a rimanere solo e romanticamente libero. E a questo punto tocca a te fare questo percorso fuori dalla civiltà e poi tornare, e poi ancora uscire, e poi ritornare, e poi uscire. E noi ci vediamo dall'altra parte.